Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video coraggioso. Marco, possiamo Sì, dire un video coraggioso? Molto coraggioso. Mi sono fatta coraggio e oggi vi faccio vedere come faccio la mia carbonara sbagliata. La carbonara sbagliata. La carbonara come se sempre fatta a casa mia, ok? Perché mi sono fatta coraggio? Perché qualche settimana fa ho fatto un'intervista per un podcast e ho raccontato come si faceva la carbonara a casa mia, appunto sbagliata, secondo alcuni canoni. E che è successo? Che inaspettatamente sotto nei commenti era pieno di persone che hanno scritto: ma Benedetta, ma pure a casa mia negli anni 80, negli anni 90 la carbonara si faceva così come l'hai fatta tu, come l'hai raccontata tu. Perché che è successo? Che da qualche anno a questa parte, soprattutto con l'avvento dei social network, intorno alla carbonara si sono create delle regole, che non so chi le ha inventate, non si è mai saputo questa cosa, che la carbonara va fatta solamente così, perché se no te fanno nera. Vabbè, possiamo dire? Sì. Quindi io mi sono sempre tirata indietro, ho detto no, non ce la posso fare. Non so cosa succederà dopo questo video, quando me ne diranno, perché dopo li vedrete gli errori che faccio durante la preparazione, però col fatto che tutti mi hanno scritto così mi sono sentita meno sola e la facciamo insieme, ok? Iniziamo, vai. Iniziamo col primo clamoroso errore, la pancetta. Perché a casa mia io non ho mai nemmeno sentito nominare il guanciale per fare la carbonara. Noi avevamo la fortuna di averci proprio la pancetta fatta a casa, quindi la tagliavamo a strisciolini, a pezzettini e la facevamo rosolare con l'olio. Quindi iniziamo, tagliamo la pancetta a pezzetti. Cominciamo. Ah, non ve l'ho fatta vedere, era quella arrotolata la pancetta, perché da noi la facciamo così. Ok, e solitamente se non avevamo la nostra andavamo dal salumiere e ce la facevamo, tagliamo un paio di fette un po' spessine. Quindi la tagliavamo tutta a striscioline, proprio a cubetti. Sì, dopo piano piano sono arrivati anche quelle tagliate già a cubetti in confezione, quindi... Sì, ma parliamo di quando eravamo bambini noi, ancora quindi non non c'erano c'era. ancora. Oggi faccio le dose per 4 persone, questi sono circa 150 grammi di pancetta. Adesso una bella padella e un pochettino d'olio, perché andava fatta rosolare la pancetta con l'olio che ridi, così si faceva. Non tantissimo, giusto per farla un po'. Quindi ecco, questo tecnicamente è un altro errore. Secondo errore, lo facciamo leggermente scaldare. E adesso la facciamo rosolare per bene. Deve essere bella brustolitella, Ecco, a questo punto a casa mia si diffondeva quel buon profumo di pancetta un po' rosolata che mi faceva capire come entravo a casa: oh, mamma ha fatto la carbonara oggi, quindi quando tornavo a casa da scuola era una festa. Allora, la pancetta praticamente è pronta, bella rosolata, croccantina, possiamo spegnere. Nel frattempo l'acqua bolle, mettiamo il sale e buttiamo gli spaghetti. Questi sono 320 grammi di spaghetti, a casa mia se ne metteva 400 prima. Anche mezzo chilo secondo me, perché la confezione di solito era da mezzo chilo. Non lo so, però insomma, non è che si stava proprio a misura esatto. 70 grammi a porzione. A questo punto passiamo all'altro ingrediente fondamentale per la carbonara, le uova. Quindi prendiamo una bella ciotola e rompiamo all'interno le uova intere. Non solo il tuorno? Non solo il tuorno. Altro errore. Non si sprecava l'albume, si metteva tutto. Quindi di solito la regola era un uovo a persona più uno, quindi per 4 persone 5 uova. Esatto. E quindi rompiamo le uova. Poi un pizzichetto di sale e poi grana padano o parmigiano reggiano, perché il pecorino prima non si usava per fare la carbonara, cioè da me non si è mai usato e si grattava direttamente con la grattugia dentro le uova. Questa che dose c'ha? Questa a occhio e a gusto e a sentimento, quindi ce ne metteva un bel po'. Ho voluto prendere il tocco intero perché a quei tempi si faceva così, non è che si trovava già grattugiato. Questo lo mettiamo un attimo da parte perché servirà anche dopo. E ultimo ingrediente, l'unico giusto, no, il pepe in abbondanza, e noi lo mettevamo direttamente sulle uova.
abbondante. Una bella sbattutella. Quindi spegniamo l'acqua della pasta e facciamo riscaldare leggermente la pancetta. Quindi scoliamo gli spaghetti e li facciamo insaporire con la pancetta. Mi sa che questo è un altro errore, mi vorrei sbagliare. Lo so, però così il grasso della pancetta va a insaporire gli spaghetti. Non era... è una furbata, non un errore questo qua. Si mescolava per bene. Poi si spegne però. Certo, dopo si spegne e si mettono le uova. Oddio. Adesso però qua manca l'ultimo errore clamoroso proprio. Qua lo so che succederà tra un po', quando faremo vedere questa scena. Quindi spegniamo. Ok. Riprendiamo le uova. Qui facciamo vedere bene, facciamo vedere bene quello che sta per succedere. Passaggio proprio. Posso andare? Vai. E si buttava direttamente sopra così. E si faceva anche una cosa, si pigliava un po' di spaghetti e se praticamente si puliva la ciotola perché non si sprecava niente, quindi ecco. Si faceva questa mossa. E subito si doveva mescolare molto in fretta e molto energicamente perché succedeva una magia. Si formava? Una frittatina. Ok? Che insomma a me, ve devo dire, mi piace. Il fatto che l'uovo si attacca allo spaghetto. Ok, questa è la cosa peggiore che in assoluto che potevi fare, che è la frittatina. Lo so, però è famiglia per me sta ricetta fatta così, è casa. Ecco, una volta raggiunta questa consistenza era pronta. Dopo qualche volta veniva un pochettino più liquidina, qualche volta un pochettino più affrittatina, perché insomma mamma aveva altre cose da fare, quindi faceva tutto quanto di corsa, però diciamo questa era più o meno lo standard. E ora Marco l'assaggio. Oh, non vedo l'ora, guarda. Allora prendiamo un bel piatto, rigorosamente fondo. È grosso. È grosso e ci mettiamo appunto la nostra carbonara. Adesso ancora un po' di formaggio e un po' di pepe. Andiamo di formaggio e soprattutto pepe. Eccola qua, pronta. C'ha proprio il profumo della carbonara di quando tornavo da scuola, alle elementari, proprio lei. Ok ragazzi, io ho fatto questo video più per me che per voi, perché in questo momento ho bisogno di ricordi belli e non vuole essere assolutamente una provocazione, cioè non è che questa carbonara è più buona della carbonara moderna, quella con le regole, con la carbocrema, col guanciale, assolutamente no. Anzi, probabilmente quella è molto più buona, molto più ricercata, insomma, ci vuole anche una certa abilità a farla. Però io ho tanti bellissimi ricordi di quando ero bambina, no? Che magari mamma piuttosto che nonna o zia cucinavano e magari, ecco, la carbonara gli veniva proprio con la frittatina come adesso, oppure che ne so, si scordavano di metterci il sale sull'acqua e veniva la pasta sciapa, o magari dovevano andare a raccogliere il bucato e avevano la pasta che stava cuocendo e si era scotta. Però comunque si portava in tavola e nessuno, né i grandi né i piccini, dicevano mai "oh, non è buona". Cioè non c'era mai una critica rispetto a questa pasta perché com'era si mangiava, insomma non ci si lamentava mai di quello che si portava a tavola e c'era tanto rispetto nei confronti del cibo, quindi io ho questi bellissimi ricordi. Quindi spero che con questa pasta, la carbonara sbagliata, vi ho un pochettino, come si dice, acceso il ricordo. Fatemi sapere se anche a casa vostra si cucinava così, mi raccomando non mi insultate troppo nei commenti, datevi la contenuta. E noi ci vediamo al prossimo video. Vuoi assaggiare pure tu? Certo, vai.
Mo mi commuovo. Era così. Ciao!